Kevin, sei già sveglio. Sono venuto a chiederti cosa vuoi per colazione oggi, tesoro? Buongiorno, mamma. Sì, va bene. Puoi scegliere quello che vuoi per colazione. Sei sicuro? Sai una cosa, preparerò dei pancake deliziosi, li adori. Sicuro. I pancake vanno bene. Grazie mamma. Mi sto vestendo adesso. Devo andare a scuola. Kevin, stai bene? Sembri un po' preoccupato o forse triste. Cos'è successo, figliolo? Mamma, devo chiederti una cosa. Tu e papà state per divorziare? Che cosa? No, certo che no. Tuo padre e io non divorzieremo. Non ne abbiamo parlato. Sei sicuro? Perché vi ho sentiti litigare ieri sera. Sembravi davvero incazzato. No, ovviamente no. Stavamo solo parlando di alcune cose e non eravamo d'accordo, ma questo è tutto. Quindi prometti che non divorzierai? Perché avete litigato molto ultimamente. No, stiamo bene. Mamma e papà stanno bene. Non preoccuparti per quello, ok? Siamo felici. Sono contento di sentirlo. Non vorrei che finissi come i genitori di Marco. Hanno divorziato l'anno scorso. Sì, ne ho sentito parlare. È così triste. Ma questo non accadrà a noi. Prometto. E non puoi infrangere una promessa. Lo sai. Tu e papà mi avete insegnato a non farlo. Me. Certamente lo abbiamo fatto. Non preoccuparti. Ti amo tanto. Ti amo anch'io. Mamma. Ora, mi stavi dicendo qualcosa sui pancake al cioccolato? Non ho detto cioccolato, ma ok. So che li ami. Quindi li sto preparando proprio adesso. Ti stai aspetterò. Sicuro. Mi laverò la faccia e sarò pronto per la scuola. Sarò lì tra un secondo. Va bene, non metterci troppo tempo. Sai che anche tuo padre adora i pancake al cioccolato. Oh sì. Nu, nu, nu. Mi sbrigherò e andrò al tavolo adesso. Och, figliolo. Ti stai amo. Potrebbe essere vero? Stiamo litigando troppo in questi giorni. Forse, ma non è un grosso problema. Voglio dire, abbiamo avuto alcune differenze, ma niente di cui preoccuparsi, giusto? Sebbene. Se Kevin potesse notarlo, forse è il grosso problema. Devo parlare con Greg. Questo non è buono. Oh, Amanda. Ecco. Hai visto la mia cravatta bianca? Ho cercato questo e niente. Greg, penso che dobbiamo parlare. Riguarda Kevin. Dice che stiamo litigando troppo in questi giorni. Sul serio. Non riesco a trovare la mia cravatta. Devo usarlo oggi. Ho una riunione importante nel pomeriggio. Hai sentito quello che ho appena detto? Dobbiamo parlarne. Nostro figlio, Kevin. Ti ho sentito, Amanda, ma starà bene. Ha bisogno di crescere. Ora, riguardo alla mia cravatta, Greg, sono davvero preoccupato per lui. Ha detto che ci ha ascoltato discutere. ma le coppie litigano sempre. Voglio dire, non litighiamo. Discutiamo solo di alcune cose e basta. Lo pensavo, ma
Mi ha chiesto se stessimo per divorziare, a causa di quella lotta. Starà bene. Lo capirà molto presto. Ora, dov'è la mia cravatta, Amanda? Sembrava così triste. I suoi occhi. Penso che stesse piangendo, Greg. Dobbiamo parlargli. Dio mio, è tutta colpa tua. Lo vizi sempre. E non è un bambino. Non lo vizio. È mio figlio e devo prendermi cura di lui. Lo amo così tanto. Non è la prima volta che fai qualcosa del genere. Fai sempre qualunque cosa ti chieda di fare. Oh, sul serio? Mi chiedo perché. Perché, Greg? Perché faccio tutte quelle cose? Perché sei debole. Sa che può facilmente manipolarti ogni volta che vuole. Almeno sono qui quando ha bisogno di me. Non sei mai a casa e quando lo sei, non gli parli mai. Di che diavolo stai parlando? Gli parlo tutti i giorni quando torno dal lavoro. Oh, andiamo, Greg, dicendo ehi, amico. E poi andare a guardare la TV senza parlare con lui. Sai che lavoro tutto il giorno e torno a casa davvero esausto. Non posso stare qui a parlare tutta la notte. Non ti sto chiedendo di parlare tutta la notte, chiedigli solo come si sente e se ha qualche problema. Sono suo padre. Lo saprei se avesse qualche problema. Non dirmi che non mi preoccupo per lui. Oh, ora sei suo padre. E dov'eri quando ha perso quell'importante partita di calcio, eh? Sai perfettamente che stavo lavorando sodo per portare i soldi in questa casa. Così potrete mangiare entrambi. Giusto per la cronaca e forse l'hai dimenticato, devo lavorare anche qui a casa. Anch'io lavoro duro. Oh, stai parlando di quella piccola attività che hai. Quei soldi non bastano per pagare nulla. Ho appena avviato quell'attività e sta andando bene. Con il tempo può darci più soldi. Sì, con il tempo. Ovviamente. Ma nel frattempo devo lavorare 12 ore al giorno. Lavoro anche e non solo 12 ore. Lavoro tutto il giorno qui in casa. E non è facile. Oh, eccoci di nuovo qui. Ti ho già detto che se avessi più tempo ti aiuterei. Amanda. Oh, sul serio? E che dire dei fine settimana? Hai molto tempo lì. Ma no. Preferisci giocare a biliardo con i tuoi amici, vero? Invece di stare qui con tuo figlio. Ho bisogno di rilassarmi. Ho sempre problemi al lavoro e quando vengo qui. Altri problemi. Oh, forse è perché tu. Aspetar. Ho sentito qualcosa. Stai solo fingendo di sentire qualcosa. Quindi non mi parli. Vero? Oh, Kevin. Lo sapevo. Stai per divorziare. Questa famiglia. Non staremo insieme. Giusto? Kevin, no. Stiamo solo parlando. Va tutto bene, tesoro. Vero, Greg? Sì, Kevin. È tutto ok. Io e tua madre stiamo giusto discutendo di alcune cose. Questo è tutto. Mi stai mentendo. Combatti sempre. Vuoi distruggere questa famiglia? Kevin,
per favore. Apri la porta. Facciamoci entrare o uscire dal bagno. Non stiamo per divorziare. No, non uscirò di qui. Non finché non smetti di combattere e inizi a risolvere i tuoi problemi. Di cosa stai parlando? Non stiamo litigando. Stiamo solo discutendo di alcune cose. Non sono più un bambino. Papà, capisco cosa sta succedendo qui. Lo capisco perfettamente. Lo stesso è successo ai genitori di Marco. Hanno iniziato a divorare e poi hanno divorziato. Se vuoi che me ne vada di qui, devi promettermi alcune cose. Va bene? Va bene, tesoro. Dici semplicemente cosa vuoi e lo faremo, ok? Che cos'è? Ok, ascolta attentamente. Smetterai di combattere. Qui, proprio adesso. Prometti che non lo farai più. Ok, Kevin. Promettiamo che smetteremo di combattere. Hai ragione. Questo non va bene per la famiglia. Ok, e inoltre andrai da un terapista, da un professionista, per risolvere i tuoi problemi. Terapista? Non penso che sia necessario. Kevin, stiamo bene. No, non siete. Hai bisogno di un aiuto professionale. I genitori di Marco non lo volevano. E loro, sai cosa è successo. Quindi, devi promettere che cercherai aiuto. Bene, lo faremo. Troveremo un terapista. Lo prometto, tesoro. Ne abbiamo davvero bisogno. Ok, e ora, se vi amate ancora, dovete dirlo. Ogni singolo giorno a partire da adesso. Certo che amo tuo padre. Ti amo così tanto, Greg. Mi dispiace davvero per tutto. Non devi dispiacerti. È stata tutta colpa mia. Hai ragione. Non sto mai a casa e non va bene. Ma è perché lavori duro. Mi lamento sempre di te. Nemmeno questo è giusto. Non importa. Prometto che cambierò. Ti stai amo. Amanda. Sei l'amore della mia vita. Ti amo anch'io, Greg. Ti ho sempre amato, ti amo e ti amerò per il resto della mia vita. Mila, siamo davvero spiacenti. Adesso vieni qui, per favore. Facciamo colazione insieme? Mamma, papà, mi dispiace per averlo fatto. Semplicemente non volevo perdere la mia famiglia, come Marco. Figliolo, non devi scusarti. Dobbiamo invece ringraziarvi. Ne avevamo bisogno, vero, Amanda? Giusto. Avevamo davvero bisogno di qualcosa del genere. Grazie mille, dolcezza. Amo così tanto. Sono felice di averti come miei genitori. Restiamo insieme, per favore.